Salve e ben ritrovati. Il cervello doccato, ovvero cosa accade nel cervello quando si manifesta un disturbo ossessivo compulsivo. Quindi in questo video vi parlerò delle strutture, dei circuiti, delle aree e perfino dei neurotrasmettitori che sono implicati nel disturbo ossessivo compulsivo. Per quale ragione noi dovremmo occuparci della neurobiologia del DOC? Secondo me per almeno due ragioni. La prima è che queste nuove recenti scoperte aprono la strada, anzi a dire il vero l'hanno già aperta, a nuove ed efficaci terapie. Per esempio la stimolazione magnetica transcranica, che già è esistente, funziona proprio andando a modulare in maniera specifica queste aree cerebrali, questi circuiti che ora vi descriverò. Un altro motivo consiste, secondo il mio parere, nell'andare ad eliminare definitivamente quello stigma sociale per cui nel DOC basta non pensare, per cui uno risolve il problema, cioè quindi la persona con DOC sempre in misura minore viene vista come una sorta di persona pigra che si diverte con le fisse mentali, quando invece con uno sforzo della volontà dovrebbe capire come stanno le cose e quindi sbarazzarsene. Non è così, perché come vediamo le cose sono più complesse. Vi è anche un terzo motivo per cui noi dovremmo avere un'infarinatura di queste strutture, di come funziona il cervello nel DOC, come prova della complessità del disturbo ossessivo compulsivo, che coinvolge sia l'aspetto dell'anima, sia l'aspetto cognitivo, emotivo, ma anche l'aspetto neurobiologico. Andiamo a vedere quali sono queste strutture, questi elementi cerebrali coinvolte nel DOC. La struttura più importante è chiamata circuito cortico striato talamo corticale, che coinvolge una serie di aree cerebrali che nel DOC risultano iperattive, andando quindi ad alimentare i sintomi ossessivo-compulsivi, ma anche tutta l'affettività, lo stato emotivo. Il primo elemento di cui parliamo è la corteccia orbitofrontale. Questa corteccia va a segnalare, ad intercettare segnali in qualche modo di pericolo, un qualcosa che non va, viene visto come minaccioso, come problematico, ha a che fare anche con i conflitti etico-morali, ha a che fare con le regole. Nel DOC questa corteccia sembrerebbe, iperattiva. Un altro elemento è invece la corteccia cingolata anteriore. Attenzione, qua ha a che fare, è in quest'area che si attiva quella famosa sensazione c'è qualcosa che non va. È l'area in cui emerge il senso di colpa, emerge l'ansia viscerale e fa sentire la persona come appunto c'è qualcosa di incompiuto. Anche quest'area risulta iperattiva nel DOC, quindi è un'area il cui che presenta un metabolismo che è superiore, eccessivo, cioè che non si riesce in qualche modo a spegnere. Sono coinvolti anche nel circuito il caudato, i nuclei della base. Il caudato lo possiamo considerare come una sorta di filtro, che dovrebbe filtrare le informazioni rilevanti da quelli meno rilevanti, quindi in maniera tale da semplificare e chiudere la comunicazione di un circuito di minaccia. In realtà anche qua il caudato sembra iperattivo, non filtra bene, per cui tutta una serie di queste informazioni vengono ripetute, tant'è che il caudato è anche, vi è anche associata la funzione delle abitudini, dei comportamenti, delle decisioni. È qua che con ogni probabilità nascono poi gli aspetti
compulsivi. Un altro elemento che chiude poi questo circuito è il talamo. Possiamo considerare il talamo come una sorta di centralina che ha lo scopo, ovviamente, anche in questo caso, no, di selezionare tutta una serie di informazioni e rimandarli poi indietro nella corteccia. Anche qua il talamo viene sopraffatto da queste informazioni di minaccia che sono abbondanti, quindi il talamo rimanda indietro quello che invece dovrebbe essere già risolto, quindi alimentando in questo modo il circolo vizioso e quindi alimentando anche i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo. Ci sono altre strutture coinvolte? Sicuramente abbiamo i neurotrasmettitori, che sono i messaggeri chimici del cervello che sono implicati nel TOC. Questi messaggeri chimici o neurotrasmettitori sono conosciuti da lungo termine e addirittura vengono sfruttati in sede terapeutica. Ad esempio la serotonina, come sapete, è l'ormone, è il neurotrasmettitore, perdonatemi, che riduce l'ansia, migliora il buon umore, quindi è implicata diciamo negli stati depressivi, ma sembra avere anche un ruolo di abbassare l'eccitazione di queste aree diciamo cerebrali, quindi in qualche modo di modularli in qualche modo. E nel DOC sappiamo che la serotonina è ridotta, quindi tant'è vero che poi la terapia di elezione, la terapia farmacologica, è una terapia di base serotoninergica, come ad esempio la sertralina, farmaci che vanno ad aumentare la quantità della serotonina in alcune aree del cervello. Ma è implicata anche la dopamina. Questi nuovi studi sono importanti perché la dopamina, come sapete, è il neurotrasmettitore che motiva del benessere, del rinforzo, ma anche delle abitudini e delle dipendenze. Gli ultimi studi ci raccontano, poi più avanti farò qualche video, di come le compulsioni in effetti possono essere sovrapponibili alle addiction, alle dipendenze, cioè diventano delle dipendenze. Per quale ragione? Perché sembra che sia implicata anche la dopamina, cioè quando noi compulsiamo e questa compulsione funziona andando ad alleggerire lo stato emotivo di tensione, di ansia, di colpa e di preoccupazione, questo alleggerimento con ogni probabilità si associa quindi a un rilascio, è il rilascio di dopamina, e in questo modo si attiva una sorta di rinforzo negativo tra la presenza di contenuti ossessivi e le compulsioni, quindi una sorta di rinforzo negativo. Un ruolo importante sembra averlo anche il glutammato. Sono in corso degli studi. Il glutammato rappresenta il neurotrasmettitore, quello più importante, che ha la funzione, è il neurotrasmettitore eccitatorio cosiddetto, che serve quindi in queste aree. Sembra che il glutammato, sia in abbondanza. Sono allo studio dei farmaci per sfruttare, per andare a modulare anche il glutammato nelle aree cerebrali. Vi sono delle altre strutture implicate nel disturbo ossessivo compulsivo, quindi strutture cerebrali? Certo, abbiamo per esempio l'amigdala, che tutti noi conosciamo, che ha a che fare, è la valutazione in qualche modo in termini emotivi di una minaccia, in altre parole è legata all'ansia, alla paura, all'angoscia, e noi sappiamo che i docker o le persone che tendono a manifestare i disturbi d'ansia in generale hanno un'amigdala abbastanza sensibile, abbastanza iperattiva. Quindi anche in questo caso troviamo una eccitazione dell'amigdala, ma anche dell'insula, che è una struttura, anche questa, che è una sorta di sensore interno che in qualche modo
attiva le sensazioni somatiche, no? Quello stato d'animo associato associato alle emozioni, quindi una sorta di vissuto interno legato alle emozioni. Quindi questi sono in breve alcune, le principali strutture coinvolte, strutture cerebrali coinvolte nel disturbo ossessivo compulsivo. Voglio chiudere con un esempio, no? Intanto attenzione che queste aree possono essere modulate, come vi dicevo, cioè non è che dovete pensare oddio c'ho un cervello rotto, non funziono, no, ci sono delle scoperte, quindi delle ricerche in cui si è dimostrato che con la terapia, non solo la terapia farmacologica, ma anche la terapia diciamo con la psicoterapia cognitivo-comportamentale, ci sono degli studi dove si vede per esempio come la CBT riesce a incidere sul metabolismo del caudato, che come vi descrivevo prima è una delle strutture implicate nel famoso circolo cortico striato talamo corticale. E anche la terapia magnetica transcranica, no, andando a modulare queste aree, come dire, contribuisce ad equilibrarle. Quindi in realtà queste sono non buone ma buonissime notizie che ci consentono di essere ottimisti, molto speranzosi per il presente ma anche per il futuro. Voglio chiudere con un esempio, no? Mi rendo conto che sono diciamo dei video un po' complessi. Ecco, immaginate il circuito che vi ho descritto prima, no? Dovete immaginare ad esempio questo circuito come una sorta di allarme, come se voi a casa o sulla vostra macchina avete montato, no, questo allarme. Potete immaginare, no, la corteccia cingolata anteriore, anzi no, la corteccia orbitofrontale, no, come una specie di sensore, quindi, no, e la corteccia cingolata anteriore come l'allarme ed il caudato come il filtro. Cosa vuol dire? No? Che il circuito cerebrale del doc è un po' come un allarme mal tarato, no? Per cui il sensore di movimento, ad esempio, è tarato in maniera troppo sensibile, per cui qualsiasi movimento, qualsiasi come dire, impercettibile spostamento di cose fa scattare l'allarme e poi abbiamo questa sirena terribile, no, che non smette mai di funzionare anche quando non dovrebbe spegnersi perché non c'è alcun pericolo, quindi no, il caudato continua, quindi non filtra bene le informazioni, quindi un allarme mal tarato. Quindi in qualche modo dobbiamo immaginare, no, questo circuito che per qualche ragione, poi non si sa mai se è nato prima l'uovo o la gallina, no? Se sono i contenuti mentali ossessivi a sbilanciare il metabolismo di queste aree cerebrali o viceversa sono le aree cerebrali, no, che vanno a creare i sintomi ossessivi compulsivi o come spesso accade e diciamo no, la verità sta nel mezzo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video. Se queste informazioni vi sono piaciute potete mettere un mi piace oppure iscrivervi al video se lo desiderate. Grazie.